Uno dei luoghi più importanti della Magna Grecia ha appena cambiato volto. E sai qual è la cosa più assurda? Puoi visitarlo gratis. Siamo al Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna, a pochi chilometri da Crotone, proprio sul promontorio dove oltre 2000 anni fa sorgeva il celebre santuario di Era Lacinia. E se pensi che qui ci sia soltanto quella famosa colonna affacciata sul mare, beh, preparati a ricrederti. Il museo ha riaperto l'11 marzo 2026, dopo importanti interventi di rinnovamento, con un allestimento completamente ripensato, nuovi apparati didattici e una maggiore attenzione all'accessibilità fisica e cognitiva. E il bello è che il museo e il parco si completano a vicenda. Dentro il percorso ti porta attraverso la storia e il mito di Capocolonna, il culto di Era, l'architettura dei suoi templi, la trasformazione di territorio in epoca romana. E infine le storie del mare, con reperti recuperati dai relitti e dai fondali della costa crotonese. Poi esci e quella storia diventa reale. Nel parco attraversi l'area sacra, seguendo l'antica via sacra fino ai resti del grande tempio dorico di Era, costruito nel V secolo a.C., di cui oggi sopravvive la celebre colonna che dà il nome al promontorio. Poco più in là trovi gli edifici H e K, utilizzati in antichità per banchetti e accoglienza, e poi l'area dell'abitato romano, con edifici pubblici e privati. E proprio qui c'è anche il Balneum, l'antico complesso termale con il suggestivo mosaico dei delfini, tornato accessibile a fine luglio 2026 dopo gli interventi conservativi. Nel nuovo museo puoi persino esplorare la ricostruzione digitale e il rilievo tridimensionale del mosaico. Insomma, in pochi metri passi dalla Magna Grecia a Roma, dai riti dedicati a Era ai commerci sul Mediterraneo. Un patrimonio del genere, affacciato sullo Ionio, appena rinnovato e visitabile senza pagare un biglietto. Quindi niente scuse, salva questo video per il tuo prossimo viaggio in Calabria e condividilo con chi continua a dire che non c'è niente da vedere, perché a Capocolonna in realtà ci sono più di 2000 anni di storia da attraversare.